Feel the sound that shines. So feel that sound liquid fire. Hear your soul in time. Ecco, a proposito di questo, riallacciamoci ai registi con cui ha lavorato. Ormai nel suo spettro di collaborazioni c'è praticamente il gotha del cinema mondiale. Ci può dire, in breve o anche dilungandosi, qualche caratteristica che ha identificato da Martin Scorsese a Tim Burton a Peter Jackson, tanto per fare un esempio? Come si è trovato nei differenti set? Se ci sono differenze sostanziali, quali sono le differenze sostanziali tra questi registi? Per lui come attore, nel rapporto attore-regista, nel rapporto recitazione e quello che il regista chiede a lui, rispetto poi ai film action più semplici, tra virgolette, come Max Payne. Versus, for instance, more complex movies versus other probably simpler movies like just Max Payne or others. Yeah. Well, they're also vastly different. M. Night Shyamalan is like the evil dictator. He doesn't want to hear anybody's opinions or ideas. You know, he doesn't want you to change a word. Peter Jackson is with Scorsese, for instance, you know, he gave me complete freedom to improvise, and you know, but it was a particular world in which I was far more familiar than most people working on the film. Now, had it been, you know, set somewhere else outside of Boston, I don't think that would have necessarily been the case. And Peter, you know, will hand you 4 or 5 pages of new dialogue in the morning that day that you're supposed to shoot it. But you know, he also, there's a looseness and a comfort zone that he creates for you, which doesn't kind of send you into a panic, especially for somebody like me who, you know, prides themselves on knowing their lines well in advance, usually most of the script before we even enter production. But they're also so different, and you know, and Tim Burton would like to just rip pages out of the script and say, oh no, we don't need this, we're not going to do that, we won't do that. They're all very different, but the great thing about it is, you know, they were all kind of very open to me and allowing me to learn from them and study them. And, you know, I'm just grateful that they even gave me an opportunity to work with them, never mind to really kind of teach me the process. And so having the experience of working with them on a day-to-day basis and then seeing the end result is always fascinating to me. But each one has been rewarding and difficult, and you know, all at the same time. But you know, I continue to try to work with great filmmakers. I feel more confident now in my ability as an actor and my familiarity as a student of film to work with a less experienced director now, as opposed to before. You know, I would only choose films based on the filmmaker as opposed to, you know, being selfish and wanting to play great roles. You know, which is why I took on roles like, you know, the remake of Charade and with Jonathan Demme and The Truth About Charlie. That was a role that I didn't necessarily feel was right for me, or that I would had something that I could connect with or identify with. But to work with the guy who made Silence of the Lambs in Philadelphia was something that was too good to pass up. So each have been very unique experiences, and but all vastly different. You know, there's no filmmaker, you know, or two filmmakers that are alike, in my opinion, with any real originality. And that was the short version. Vi ho dato la risposta breve, aspettate che arriva. In realtà sono tutti uno molto molto diverso dall'altro. Per esempio Night Shyamalan è quello che possiamo definire il dittatore cattivo, che non ti consente assolutamente di esprimere un'idea, di esprimere un'opinione, non puoi modificare una parola. Thank you. Non puoi fare assolutamente niente. Con Martin Scorsese è stata invece una cosa dove io ho avuto completa libertà di improvvisare, e forse questo è stato in parte dovuto anche al fatto che io conoscessi quel mondo molto meglio di qualsiasi altro attore e protagonista del film. Forse se il film non fosse stato ambientato a Boston ma altrove, probabilmente non avrei avuto tutta quella libertà, tutta quell'agio nel muovermi, nel lavorare. E invece Peter Jackson è uno che la
mattina, quando dovresti girare le scene, lui ti si presenta con 4-5 pagine di dialogo nuovo che riguardano quella scena, però riesce a creare questa specie di atmosfera di tranquillità, di serenità, di scioltezza, per cui alla fine non entri nel panico, come invece abitualmente potrebbe succedere a un attore come me che si vanta del fatto di conoscere le proprie battute a memoria, quasi addirittura l'intero copione, molto prima che si inizino le riprese. Tim Burton invece è il tipo di regista che non fa altro che strappare pagine al copione e comincia a dire questo non ci serve, questo non ha importanza, quindi sono tutti estremamente diversi l'uno dall'altro. La cosa bella comunque è che ho avuto l'opportunità di lavorare con tutti loro che sono grandissimi registi e loro mi hanno consentito di imparare da loro, mi hanno insegnato, mi hanno dato tanti insegnamenti, mi hanno fatto capire qual è il processo, quindi l'esperienza quotidiana di lavorare con loro e vedere poi qual è il risultato finale è un qualcosa di estremamente affascinante e interessante, ed è già di per sé una ricompensa e una difficoltà il fatto che tu ci possa lavorare, poi il fatto che ti insegnino anche è ancora più bello e ancora molto più soddisfacente. Oggi forse mi sento più sicuro come attore, quindi sono pronto anche a rischiare con registi meno consolidati, ma in passato sicuramente la scelta dei miei ruoli è stata basata praticamente esclusivamente sulla capacità e sulle doti del regista. E ho interpretato anche dei film che magari o dei ruoli che non avrei scelto, non ho tanto basato la mia scelta sulla grandezza o l'importanza del ruolo, quanto piuttosto sull'importanza del regista. E quindi ho accettato di interpretare ruoli, per esempio nel remake di Jonathan Demme, che forse non avrei accettato di fare, o anche altri film dove per esempio accetti perché il regista, come fai a dire no al regista che ha fatto Il silenzio degli innocenti o quello che ha fatto Philadelphia. Quindi oggi forse mi sento più pronto a lavorare con registi meno noti. Enrico Magrelli. Buongiorno, no, mi fa piacere che Wahlberg abbia detto la stessa cosa che Pacino di un'altra generazione ci ha raccontato 2 settimane fa, no? Che per interpretare bene un ruolo bisogna partire dal conoscere a memoria le battute. Chiusa parentesi. Volevo tornare all'inizio della conversazione questa mattina, quando appunto Wahlberg ha detto, leggendo questo script di Max Payne, ho deciso di fare il film. È così difficile in questo momento trovare ad Hollywood e forse anche altrove delle buone sceneggiature. Allora mi faceva piacere, se aveva voglia e tempo, che approfondisse un po' questo aspetto. Che cosa sta succedendo in questo momento nel reparto sceneggiatori di Hollywood? E la sensazione che ho, e la faccio a lui non a caso, non è che la creatività di scrittura si sta spostando nelle serie televisive. Yeah, it seems like, it's so funny because I'm doing a lot of producing in television right now. And it seems like every time I read a script, whether it's an episode for one of our shows or, a possible pilot for a new show, I think, wow, this is fantastic. Why couldn't we make this into a movie? But I get a lot more film scripts across my desk, but few and far between are actually worth making a film, in my opinion. Now, my opinion obviously is not worth that much, so I don't want that to carry too much weight. But it just seems like there is some sort of lack of creativity, or at least what speaks to me. And it seems far more difficult. But hopefully that will change, maybe just like the economy. We're just at a tough time right now, and things will shift, with the election of our new wonderful president, Barack Obama. But we have to wait and see. I read a lot more now than I used to. I would only want to read scripts that I knew I could get, or I knew that would be offered to me, because it didn't make any sense for me to read something and like it a lot and not have the opportunity to make it. It just, it'd be too depressing for me. So, but I read a lot more now. Maybe that's just it. Before I would wait until scripts were actually going to be offered to me and then I read it and decide whether I liked it or not. Now, reading a lot more, I realize how much more crap is out there. But there has been some amazing writing on television, and hope you guys get a chance to see the new season of Entourage, because it's very, very good. The sound
free.